Penso che molti di voi riconoscano questa sigla. Game of Thrones, il Trono di Spade, ha segnato un'epoca nel fantasy moderno e nella cultura popolare di massa. E nell'estate 2026 è in corso la terza stagione di House of the Dragon. Sono sicuro che vi siate domandati almeno una volta: ma esiste un videogioco su questo mondo fantastico? Ebbene, ci hanno provato, ma nessuno ha davvero mai sfondato, con un paio di eccezioni. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto. In questo nuovo episodio della rubrica Showcase vi voglio parlare di una mod per Crusader Kings 3 a Game of Thrones. A mio avviso, il videogioco migliore che potesse adattarsi al mondo di Martin. Qui sul canale trovate molti contenuti su Crusader Kings 3, che è un grand strategy con elementi RPG narrativi, ma soprattutto ha un vantaggio: è un sandbox, quindi ci permette di partire da uno scenario preimpostato ed evolvere la nostra narrativa attraverso il nostro personaggio, conducendo la dinastia e la nostra casata personale a maggiori glorie o grandi sconfitte. Dunque, con questa premessa fatta, nel rispetto del vostro tempo, andiamo dritto al sodo. Il team di modders ha iniziato questo percorso su Crusader Kings 2 e ovviamente con il nuovo capitolo ha iniziato a traslare il progetto sul nuovo motore Clausewitz, con il fiore all'occhiello palese dell'impegno grafico nella realizzazione di tutti gli asset, dal tavolo della mappa di gioco fino agli emblemi delle casate, i grandi castelli, le grandi città e soprattutto il DNA dei personaggi. E qui mi tocca aprire una parentesi, perché ci sono tantissime submod sul workshop di Steam e una che va a introdurre tutti i DNA degli attori delle serie HBO è presente, si chiama Agot Plus. A vostro discernimento potete utilizzarla, come no, per avere magari qualche personaggio più rassomigliante di ciò che vi immaginate già dall'universo televisivo, il quale però non per forza è accurato rispetto alla fonte originale dei romanzi. Che si tratti della casata Baratheon dai capelli corvini o di quella Strong dai capelli bruni fino agli occhi porpora dei Targaryen. Ma non solo, insomma, si tratta anche di motti, edifici, caposaldi, landmark a seconda delle varie regioni, che sono precise al dettaglio, da baronia fino a regno. E qui devo un attimo aprire una parentesi su alcune differenze meccaniche di Agot da Crusader Kings 3. La confraternita dei Guardiani della Notte sulla barriera sarà un ordine cavalleresco slegato e scriptato proprio per essere confacente alla natura stessa della confraternita. Potremo mandare infatti un sacco di personaggi a servire alla barriera e al contempo, a seconda del periodo storico, ci sarà o meno una guardia reale, un titolo specifico per i cavalieri che serviranno il Trono di Spade. Trono di Spade che è un'egemonia sotto la quale si raggruppano una serie di regni, che però regni davvero non sono. Quindi sarà molto difficile, sotto lo scenario in cui esiste l'egemonia del Trono di Spade, combattere fra, per esempio, le terre dell'ovest dei Lannister e il nord di casa Stark, che saranno alti lord paramount di tali regioni che fanno parte dei 7 regni. Però potremo con delle submod anche giocare la conquista di Aegon il Conquistatore o addirittura l'età degli eroi. Ma lasciamo un attimo da parte questo discorso e torniamo al fulcro essenziale. Anche il sistema delle leve, delle guerre, è tutto dipendente dalla presenza o meno della grande egemonia del trono ad approdo del re. Insomma, ci sono tante scelte e la community ve le fornisce tutte. All'interno delle regole di gioco poi potete selezionare una serie di opzioni a seconda del vostro modpack. A tale riguardo ci sono submod che vanno a introdurre anche altri scenari di data di partenza, ma rimanendo su Agot base vi posso garantire che ci sono veramente scenari importanti, come per esempio quello del regno di Rege Aerys, il vecchio re, passando per le guerre civili Targaryen, arrivando appunto fino alla caduta della dinastia. Insomma, i modders amano davvero tantissimo il materiale originale di George Martin. Infatti, se siete dei lettori delle cronache del ghiaccio del fuoco, partite avvantaggiati e vi potete gustare un'esperienza a tutto tondo. Ma attenzione, se siete degli spettatori del
nel mondo televisivo, io ritengo che in realtà verrete istigati ad approfondire ancora di più i romanzi stessi, ma anche a gustarvi attraverso il gioco tutte quelle dettagliatissime sfaccettature che riguardano non soltanto le casate nobiliari e i personaggi, ma soprattutto le culture e la storia di Westeros. Non solo, perché piano piano, settimana dopo settimana, questa mod continua ad essere aggiornata e l'obiettivo palesato è quello di approfondire tutto il world building conosciuto da questo universo. Già abbiamo in Essos, il continente d'Oriente, le città libere, da Bravos fino a Lys, e ci sono delle submod veramente molto ben fatte e interessanti che ci portano ancora più verso Oriente, fino a Shai delle Ombre, passando da Vecchia Valiria. Ho giocato veramente all'inverosimile questo titolo con queste mod, anzi forse è l'unico motivo per cui ancora avvio Crusader Kings 3. Saltano fuori infatti sempre più mod come Legacy of Valyria che ci mettono dinanzi delle sfide veramente epocali. Dovete sapere che questa mod è stata sviluppata dopo l'aggiornamento che ha introdotto i draghi stessi all'interno di Agot. La cura con cui hanno ricreato infatti grandi dragoni dalla danza dei draghi è stata fenomenale e piano piano hanno introdotto la possibilità di ampliare tantissimo anche per altri personaggi più celebri e più oscuri che sono stati cavalcatori di draghi o viverne o quello che vi pare. Insomma, possiamo approfondire molto la questione proprio con Legacy of Valyria. Con dei personaggi di cultura valiriana potremo provare a ristabilire l'antica fortezza libera, risanando le terre attorno ai grandi vulcani, le 14 fiamme, e instaurare un dominio o patriarcale violento o libero ed egualitario o ancora matriarcale, con tantissime sfaccettature e un approfondimento proprio sulla natura della magia del sangue, del fuoco e la creazione dei draghi dalle viverne. Avremo infatti tantissima lore più o meno canonica, a volte molto speculativa, proprio sulla libera fortezza di Valyria. Ma tornando all'esperienza più canonica, possiamo veramente espandere tantissime possibilità, e tutto ciò all'interno della struttura di Crusader Kings 3, dove dovremo gestire i nostri possedimenti, la nostra famiglia, le religioni, le nostre corti, gli artefatti, insomma c'è pane per ogni dente. Io ritengo che Agot sia assolutamente uno strumento per approcciare al meglio questo titolo videoludico se apprezziamo di più il fantasy rispetto al lato storico. E questo era lo showcase introduttivo. Io vi domando, prima di proseguire, qual è la vostra casata preferita? Quale vorreste giocare? Quale avete già giocato allo sfinimento? Lasciatemi un commento se avete apprezzato questo showcase introduttivo. E ora passiamo alla sezione più importante probabilmente in questi casi. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Ma il gioco è in inglese, esiste una traduzione italiana? Certo che sì, grazie a TVR, come al solito, che già hanno localizzato in maniera amatoriale ma molto precisa e costante Crusader Kings 3, abbiamo a disposizione anche le submod di lingua italiana. Io ringrazio i traduttori che curano questi progetti e vi sottolineo che non tutte le submod ovviamente sono presenti. Come avrete notato all'interno di questo showcase vi ho mostrato principalmente roba in inglese perché utilizzo dei modpack giganteschi. C'è veramente una lunghissima lista di submod attualmente utili ed aggiornate. Quindi viene da sé che la maggior parte di esse non possono essere, per questioni di tempo e di impegno, tradotte e localizzate in italiano, insomma. Quindi, se volete l'esperienza più vanilla della mod, se così possiamo dire, potete averla serenamente in italiano. Trovate in descrizione tutti i link utili. Quali DLC sono necessari per apprezzare al meglio Agot? La risposta è un po' complessa. Allora, io vi consiglio sempre di scegliere ciò che è in sconto e che riguarda principalmente le meccaniche alle quali volete dedicarvi. Per esempio, i grandi tornei o la Road to Power, quindi i personaggi senza terra e il governo amministrativo, sono secondo me abbastanza importanti come DLC per apprezzare al 100% Agot. Io fino
l'ultimo Season Pass di CK3 ho sempre acquistato tutto, magari scontato, tranne i pacchetti Flavor e dei modders, che sono sovrapprezzati e una pratica che disprezzo. Oltre che completamente inutile, perché i modders hanno modellato anche tantissime armature, spade e modelli proprio per questa mod, e quindi non vi servono altri DLC, a meno che non vogliate giocare i Dothraki con la submod che apre Essos, e allora a quel punto vi serve anche il pacchetto delle orde nomadi, ma sono delle scelte personali, vedete voi insomma. Per caso curi un modpack come fai per Total War Warhammer? No, purtroppo non più. Considerate che comunque nel mio privato ne ho almeno una dozzina di modpack che ogni volta alterno a seconda delle edizioni ed aggiornamenti di CK3. Comunque, se vorreste mai vedere qualcosa del genere, lasciatemi un commento. Se abbastanza di voi sono interessati a un mio modpack, posso arrabattarmi qualcosa di non Uber, ma perlomeno intrigante. Quindi posso cavalcare un drago con il mio personaggio? Assolutamente sì! Potete addirittura creare una casata di cavalcadraghi. Potete mettere le uova nelle culle dei vostri pargoli e potete provare addirittura ad uccidere un drago in singolar tenzone, oltre che combattere fra draghi nel cielo e portarli in guerra a devastare completamente gli eserciti dei vostri nemici. Io vi ringrazio per aver seguito questo showcase durante il martedì strategico, il nostro appuntamento sul canale in cui vi parlo di videogiochi di strategia, che siano storici, fantasy o fantascientifici che siano. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Mi raccomando, rispondete nei commenti alla domanda che vi ho posto in precedenza e ditemi la vostra su questa mod di Agoth, dai Targaryen ai cavalieri erranti, per arrivare alle casate più oscure e i nostri personaggi, creati magari con discernimento, non completamente inventati, ma inseriti all'interno del world building di George R.R. Martin. Vorrei fare la menzione di merito anche per la mod di Mount & Blade Bannerlord 2, che secondo me è un'ottima rappresentazione del conflitto d'azione, ma non riesce a mantenere il confronto con A Game of Thrones per CK3. Anche oggi non posso che ringraziarvi e dirvi che questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima.